Potresti rimanere sorpreso da ciò che sto per dirti, ma il tuo isolamento non è un caso fortuito. Sì, hai capito bene. Il tuo isolamento ha uno scopo e dovresti prestare molta attenzione a come gestisci questo periodo. Dio ci isola per molte ragioni. Questo momento di solitudine non è una punizione, ma un'opportunità per crescere e riflettere. Questo periodo è una tappa fondamentale del nostro cammino spirituale, permettendoci di approfondire la nostra relazione con Dio. Quando siamo soli, abbiamo l'opportunità di concentrarci sul nostro sviluppo spirituale senza le distrazioni della vita quotidiana. È un tempo per ascoltare più attentamente la voce di Dio e comprendere i suoi piani per noi. Durante l'isolamento ci viene data la possibilità di affinare il nostro carattere. Questo può essere un periodo di autoscoperta dove identifichiamo le nostre debolezze e lavoriamo su di esse. Dio utilizza questo tempo per prepararci a uno scopo più grande, plasmandoci in individui migliori che possono realizzare i suoi piani in modo più efficace. È in questi momenti di quiete che possiamo sviluppare qualità come la pazienza, l'umiltà e la resilienza. L'isolamento ci aiuta anche a costruire una base di fede più solida. Senza il solito rumore e trambusto della vita, possiamo trascorrere più tempo in preghiera e meditazione. Questo ci aiuta a connetterci più profondamente con Dio e ad avere una comprensione più chiara della sua volontà. La nostra fede può diventare più forte man mano che ci affidiamo maggiormente a Dio per forza e guida. L'isolamento offre un'opportunità unica per riallineare le nostre priorità. È un momento per riflettere su ciò che è veramente importante nelle nostre vite e apportare i cambiamenti necessari. Possiamo valutare i nostri obiettivi, abitudini e relazioni, assicurandoci che siano in linea con i nostri valori spirituali. Questo periodo di introspezione può portare a una crescita personale significativa e a una vita più focalizzata e mirata. Tuttavia, quando affrontiamo il nostro isolamento, non dovremmo semplicemente trattarlo come faremmo con qualsiasi altra sfida. Ci sono errori cruciali da evitare durante questo tempo. Nei momenti di isolamento è fondamentale evitare distrazioni negative che possono distogliere la nostra attenzione da ciò che conta davvero e ostacolare la nostra crescita spirituale. Invece di riempire il vuoto con abitudini dannose come la gola e la pigrizia, dovremmo concentrarci su attività che nutrono la nostra anima e approfondiscono la nostra connessione con Dio. La gola o indulgenza eccessiva in cibo o bevande può portare a danni fisici e spirituali, distraendoci dai nostri obiettivi spirituali e indebolendo la nostra autodisciplina. Allo stesso modo, la pigrizia o l'ozio possono impedirci di utilizzare il nostro tempo in modo produttivo e di adempiere alle nostre responsabilità. Questi comportamenti possono creare barriere tra noi e Dio, impedendoci di sperimentare pienamente la sua presenza. Invece di cedere alle distrazioni negative, dovremmo impegnarci in attività che favoriscono la crescita spirituale. La pratica della consapevolezza, che comporta essere presenti nel momento e consapevoli dei nostri pensieri e sentimenti, può aiutarci a connetterci con Dio a un livello più profondo. Inoltre, dedicare del tempo alla preghiera e alla meditazione può nutrire i nostri spiriti e fornire chiarezza e guida durante i periodi di isolamento. Durante i periodi di isolamento è importante evitare di rimanere a casa e diventare stagnanti. Rimanere al chiuso per lunghi periodi può portare a sentimenti di solitudine e isolamento. Per combattere queste emozioni e mantenere un senso di benessere è essenziale rimanere attivi e coinvolti con il mondo che ci circonda. Un modo per evitare l'isolamento è partecipare ad attività all'aperto. Trascorrere del tempo nella natura, che si tratti di fare escursioni in montagna, camminare lungo la spiaggia o semplicemente fare una passeggiata nel parco, può sollevare il nostro spirito e fornire un senso di connessione con il mondo. La bellezza del mondo naturale può ricordarci la presenza di Dio e ispirare sentimenti di meraviglia e gratitudine. Impegnarsi in hobby e interessi
può anche aiutare a prevenire l'isolamento. Che si tratti di giardinaggio, pittura, suonare musica o coltivare qualsiasi altro sbocco creativo, queste attività possono fornire un senso di scopo e realizzazione. Ci permettono di esprimerci e di attingere alle nostre passioni, aiutando ad alleviare i sentimenti di noia e solitudine. Nel percorso della vita è facile cadere nella trappola di confrontarci con gli altri. Tuttavia, durante i periodi di isolamento, è essenziale resistere a questa tentazione. Ogni viaggio è unico, modellato dalle esperienze, circostanze e relazioni con Dio. Confrontarci con gli altri può portare a sentimenti di inadeguatezza, invidia e scoraggiamento, minando il nostro senso di autostima e scopo. Invece di concentrarci su come il nostro percorso si confronta con quello degli altri, dovremmo confidare nel piano di Dio per le nostre vite. Dio ha uno scopo e un percorso unici per ciascuno di noi, adattati ai nostri punti di forza, debolezze e aspirazioni individuali. Fidandoci nella sua saggezza e guida, possiamo trovare pace e realizzazione nel nostro stesso cammino, indipendentemente da come si confronta con quello degli altri. Confrontarci con gli altri ci distrae dalla nostra crescita e sviluppo. Invece di sforzarci di essere come qualcun altro, dovremmo concentrarci sul diventare la migliore versione di noi stessi. Questo significa abbracciare i nostri punti di forza, riconoscere le nostre debolezze e cercare continuamente di migliorare e crescere. Dio ha dato a ciascuno di noi doni e talenti unici ed è nostra responsabilità coltivarli e usarli per la sua gloria. In definitiva, il confronto ci deruba della gioia e della gratitudine che dovremmo provare per le benedizioni nelle nostre vite. Quando guardiamo costantemente a ciò che gli altri hanno o ottengono, non riusciamo ad apprezzare le benedizioni e le opportunità che Dio ci ha concesso. Spostando la nostra attenzione verso l'interno e coltivando la gratitudine per il nostro cammino, possiamo trovare contentezza e realizzazione in mezzo all'isolamento. Nei momenti di isolamento è facile sentirsi sopraffatti e perdere la fede. Le sfide e le incertezze possono scuotere le nostre convinzioni e lasciarci sentirci spiritualmente alla deriva. Tuttavia, è fondamentale tenere salda la nostra fede anche di fronte alle avversità. La fede è una fonte di forza e conforto durante i momenti difficili. Ci fornisce speranza e rassicurazione che non siamo soli, che Dio è con noi ad ogni passo, anche quando non vediamo chiaramente la strada davanti a noi. La fede ci ricorda che l'amore e la guida di Dio sono incrollabili. Inoltre, perdere la fede serve solo a approfondire il nostro senso di isolamento. Quando dubitiamo della presenza e della bontà di Dio, ci stacchiamo dalla fonte della nostra forza e pace. Invece di trovare conforto nella preghiera e nella meditazione, possiamo rivolgerci verso l'interno, consumati dalla paura e dalla disperazione. Invece di permettere al dubbio di prendere il sopravvento, dovremmo attivamente coltivare la nostra fede durante i periodi di isolamento. Questo significa rivolgersi a Dio nella preghiera, cercando la sua guida e conforto nei momenti di bisogno. Significa immergersi nella sua parola, trovando forza e saggezza negli insegnamenti delle Scritture e circondarsi di una comunità di credenti che possono supportarci e sollevarci nel nostro cammino. Mentre affronti il tuo isolamento, è naturale sentirsi impazienti e desiderosi che la situazione cambi. Tuttavia, affrettare il processo può ostacolare la nostra crescita e sviluppo spirituale. È importante ricordare che il tempo di Dio è perfetto e c'è uno scopo dietro il nostro isolamento. L'impazienza può portare a frustrazione e scontento. Quando cerchiamo di forzare le cose a succedere secondo la nostra tempistica, possiamo perdere preziose lezioni e opportunità di crescita. Invece di abbracciare il momento presente, ci fissiamo sul futuro, desiderando un tempo in cui le cose saranno diverse. Inoltre, affrettare il processo può impedirci di sperimentare pienamente la presenza e la guida di Dio. Quando siamo costantemente alla ricerca della prossima cosa,
possiamo trascurare le benedizioni e le intuizioni che Dio sta cercando di impartirci nel momento presente. È solo quando rallentiamo e ascoltiamo che possiamo discernere la sua voce e comprendere la sua volontà per le nostre vite. L'impazienza può sforzare la nostra relazione con Dio. Quando chiediamo risposte immediate alle nostre preghiere e petizioni, non riusciamo a fidarci della saggezza e sovranità di Dio. Possiamo diventare disillusi quando le nostre preghiere non sono risposte secondo le nostre aspettative, portando a dubbio e frustrazione. Invece di affrettare il processo, dovremmo abbracciare il percorso dell'isolamento come un'opportunità di crescita e riflessione. Dovremmo fidarci del piano e del tempo di Dio, sapendo che sta lavorando tutte le cose insieme per il nostro bene. La pazienza è una virtù e attraverso la pazienza possiamo imparare a cedere il controllo e allineare la nostra volontà con quella di Dio. Il silenzio può essere uno strumento potente per approfondire la nostra connessione spirituale. Ci offre un santuario dal rumore e dalle distrazioni del mondo, creando spazio per l'introspezione, la preghiera e la comunione con Dio. Il silenzio ci permette di quietare il chiacchiericcio delle nostre menti e ascoltare più attentamente la voce di Dio. In assenza di stimoli esterni, possiamo sentire i suoi sussurri gentili e discernere la sua guida più chiaramente. È in questi momenti di silenzio che possiamo ricevere intuizioni profonde e rivelazioni sulle nostre vite e sul nostro scopo. Inoltre, il silenzio favorisce un senso di pace interiore e tranquillità, fornisce un rifugio dagli stress e dalle ansie della vita quotidiana, offrendoci la possibilità di riposare e ricaricare i nostri spiriti. Nel silenzio possiamo trovare conforto e consolazione, sapendo che Dio è con noi e che siamo amati incondizionatamente. Inoltre, il silenzio incoraggia la riflessione e l'autoesame. Ci dà l'opportunità di rivedere i nostri pensieri, sentimenti e azioni e di identificare le aree in cui potremmo dover crescere o cambiare. Attraverso l'introspezione possiamo ottenere una comprensione più profonda di noi stessi e della nostra relazione con Dio, portando a una maggiore maturità spirituale. Anche se l'isolamento può farci sentire disconnessi, è cruciale non isolarci ulteriormente dagli altri. La connessione umana è essenziale per il nostro benessere, soprattutto durante i momenti difficili. Anche quando siamo fisicamente separati, dobbiamo sforzarci di mantenere relazioni significative e rimanere connessi a una comunità di supporto. L'isolamento può esacerbare sentimenti di solitudine e alienazione, rendendo allettante il ritiro dagli altri. Tuttavia, rimanere in contatto con amici, familiari e persone care è vitale per la nostra salute emotiva e mentale. Che sia attraverso chiamate telefoniche, videochiamate o messaggi scritti, raggiungere gli altri può fornire conforto, compagnia e un senso di appartenenza. Durante i periodi di isolamento è essenziale esercitare pazienza e fiducia nel tempo di Dio. Anche se può essere difficile, dobbiamo rimanere saldi nella nostra fede, sapendo che Dio vede e comprende le nostre circostanze. La pazienza è una virtù che ci permette di affrontare le difficoltà con grazia e resilienza. Invece di diventare frustrati o scoraggiati dalla lunghezza del nostro isolamento, dovremmo fidarci che Dio ha uno scopo per questa stagione nelle nostre vite. Aspettando pazientemente e confidando nel suo piano, possiamo coltivare uno spirito di contentezza e pace, sapendo che tutto si svolge secondo la sua volontà divina. La fiducia è la base del nostro rapporto con Dio. Anche quando non possiamo vedere chiaramente la strada davanti a noi, possiamo fidarci che Dio ci sta guidando con saggezza e amore. Egli conosce i piani che ha per noi, piani per prosperarci e non per danneggiarci, piani per darci speranza e un futuro. Affidandoci a Lui, possiamo cedere il controllo e trovare conforto nella sua presenza costante. Se sei arrivato fino a qui, vorrei ringraziarti per la tua attenzione. Se hai trovato utile questo contenuto e desideri vedere di più, considera di iscriverti al canale. Il tuo supporto
è molto apprezzato. Sentiti libero di condividere le tue esperienze o pensieri nei commenti qui sotto. Fino alla prossima volta, abbi cura di te e iscriviti per contenuti ancora più ispiranti.